Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. A grande richiesta, dopo l'episodio dello spinner per Arkanoid che avete visto in Survival Hacking Arcade, oggi vedremo uno spinner che invece si può utilizzare su tutti i vostri emulatori, su computer o Raspberry o altro. Il tutto hackerando un vecchio mouse. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedrete nel video, quindi tutti i link, tutti i riferimenti, eccetera. Come dicevo, molti di voi dopo aver pubblicato il video dello spinner per collegarlo all'arcade, quello era uno spinner che era in realtà una riproduzione del vero spinner, quello che era all'interno del cabinato vero e proprio, ed è fatto in modo che si possa anche sostituire all'originale qualora qualcuno avesse uno di questi mobili con lo spinner, insomma l'encoder danneggiato. Questo è un ricambio praticamente, ed era fatto proprio così, con gli ingranaggi, con quel disco dentato, i sensori ottici eccetera, quindi insomma era più che altro legato al mondo arcade. Ecco, nei commenti molti di voi hanno chiesto: ma quando è che farai uno spinner che si può collegare a MAME, che si può collegare a vari emulatori, al computer, eccetera, in modo che si possa giocare ai giochi tipo Tempest o Arkanoid stesso in modo più efficiente e pratico? Bene, allora ho detto già, vediamo un po' che cosa si può fare sull'argomento, vediamo cosa c'è già sull'argomento. Insomma, c'è veramente tanta roba. Alcune soluzioni le ho trovate particolarmente interessanti, visto che si utilizza un mouse normalmente in MAME. Quando voi volete utilizzare qualcosa che di solito richiede uno spinner o comunque un attuatore diverso dal joystick, viene utilizzato il mouse. E quindi voi col mouse, per esempio Arkanoid, non si gioca malaccio col mouse, no? Però non c'è quel feel realistico come il vero gioco che si gioca invece con la manopola. Ho visto dei video dove qualcuno realizza questi spinner modificando dei mouse, prendendo un normale mouse tipo questo qua, e facendoci una specie di disco che passa davanti al sensore qua davanti, e con la manopola simula il movimento del mouse al contrario, muovendoci qualcosa davanti che ruota. Ed era una soluzione piuttosto interessante tutto sommato, no? Però richiedeva tutto un lavoro meccanico, non era facilissimo realizzarlo perché bisognava utilizzare un mouse specifico, c'era una sorta di calibrazione, bisognava preparare un disco apposta in modo che fosse sensibile correttamente al sensore ottico. Sicuramente interessante e anche probabilmente economico, ma non di facile costruzione. Allora a me invece è venuto in mente di fare una cosa leggermente diversa, che ci porterà comunque al risultato, ma in maniera decisamente molto più efficace e funzionale. Il costo potrebbe essere non proprio il suo pezzo forte, a meno che voi non abbiate in casa gran parte dei pezzi, no? Per esempio, per farlo io utilizzerò un vecchio mouse, ma molto vecchio, deve essere molto vecchio, deve essere ancora uno di quelli con la pallina. Quindi bisogna per prima cosa procurarsi uno di questi mouse che voi probabilmente avete giù in cantina, da qualche parte ce l'avete, comunque non è difficilissimo ritrovare in giro alcuni mouse a palla. Io per esempio qua sul mio tavolo in questo momento ne ho 4 che ho recuperato in giro, 4 di diverso tipo, e in realtà ne ho tanti altri, quindi non è così difficile insomma trovare un mouse con la pallina. Poi vedremo perché serve per forza uno di questi con la pallina, ed è fondamentale che sia uno di questi, perché quelli ottici non potranno andare bene per il nostro scopo. Per fare quindi la realizzazione occorre uno di questi mouse che andremo poi a smontare e a prendere il suo cuore interno, e il pezzo veramente forte è un encoder, l'encoder incrementale. Quindi questo è un encoder che è sostanzialmente come quei piccoli encoderini che vengono utilizzati per le regolazioni in certi strumenti eccetera, solo che questo è un po' più serio, di solito viene realizzato per uso industriale, però nonostante tutto questi su AliExpress e insomma store di quel genere sono comunque dei prodotti molto alla portata. Sui 15 euro dovreste trovarlo. Questo qua su Amazon costa di più, quindi se lo volete prendere su Amazon per averlo prima sappiate che costa sui 22-25 euro. Se invece lo prendete in Cina costano un po' meno. È un encoder da 360 impulsi a giro, ma potrebbe andare bene anche un 200 impulsi a giro. Adesso io
devo ancora fare delle prove. Attualmente ho solo sotto mano un 360 impulsi a giro, ci sono anche da 400, da 500, da 600 impulsi giro, quindi dovrete girare meno la manopola per fare un movimento più veloce. Con il 200 step per giro invece dovete muovere di più perché si muova la barra, per esempio, di Arkanoid. Questo dipende un po' dalla sensazione di gioco che volete. 360 mi sembra una buona misura per giocare correttamente. E questo è veramente il pezzo più costoso di tutto, perché il resto poi sono cosine economiche. Il mouse lo recuperiamo, ci sono 3 pulsanti. Io ho scelto questi 3 arcade da 22 cm, non troppo grossi, che si trovano su Amazon, su AliExpress. Ho già collegato dei fili per il collegamento e poi dei pezzi stampati 3D. Questo è il contenitore che conterrà poi tutto l'oggetto. È uno stampo che ho fatto io, non esteticamente perfetto, bellissimo, ma funzionale, va più che bene. Poi voi potreste personalizzarvelo. Vi metterò tutti i file in descrizione dei modelli 3D e del file sorgente per Fusion 360. C'è una manopolona che abbiamo già visto nello spinner di Arkanoid dell'episodio, con il dado dentro per renderlo più pesantino e modificato appunto per entrare poi nel perno qua dell'encoder, questo qui, no? Perfetto. E poi l'altro problema da risolvere era che gran parte di questi mouse con la pallina sono PS2 e quindi collegarli a un computer potrebbe non essere facile ormai, perché non ci sono più le prese PS2 e soprattutto se lo collegate per esempio a un Raspberry non c'è il PS2. Però vendono questi convertitori che costano pochi euro. Voi potrete collegare il vostro spinotto PS2 e lui diventerà USB. Quindi l'obiettivo è quello di trovare, ed esistono, non sono facili da trovare, magari in casa non lo avete, esistono mouse con la pallina USB e quelli sarebbero l'ideale, perché così non dovete mettere in mezzo convertitori e niente e avete già tutto pronto. Sono esistiti per poco tempo perché la pallina è scomparsa già da molto tempo e hanno fatto tempo a uscire per un annetto i mouse con la pallina e l'USB. Quasi tutti erano PS2. Comunque, quello che trovate. Allora, va bene qualsiasi mouse più o meno. Io ne ho diversi, ne ho aperti diversi tipi di marche diverse, di modelli diversi, e dentro ci ho trovato più o meno sempre la stessa architettura, per cui non dovremmo avere problemi. Fondamentalmente ci sono 2 varianti, vedremo poi nello schema. Meglio se ne trovate uno già con 3 pulsanti, sebbene quelli con 2 dentro abbiano l'elettronica sempre per farne dare 3, quasi sempre insomma. Però nel dubbio trovatene uno da 3 ed è perfetto, ideale. A questo punto vediamo un attimo lo schema. Prima di vedere lo schema apriamone uno, ne apriamo uno per vedere dentro come è fatto, così capiamo meglio il principio di funzionamento di tutto e così abbiamo anche lo schema sotto mano e un pezzo vero da vedere. Eccolo qua. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un'elettronica del mouse con il suo cavetto che esce o PS2 o USB in base a quello che troverete. Abbiamo i 3 pulsanti collegati ai 3 micro switch che sono presenti sul circuito, per cui semplicissimo, ci si mette in parallelo ai 3 micro switch, niente di più. E poi andremo a interfacciare il nostro encoder incrementale direttamente al posto del sensore ottico presente sul circuito stampato del nostro mouse. Perché? Perché questo mouse, in effetti, se andate a vedere, qua c'è un disco dentato che gira, no? Esattamente come in un encoder, e di fatto questi qua non sono altro che 2 encoder. Adesso andiamo a prendere un dischettino, eccolo qua. Questo è un sensore trasmittente infrarosso e questo ricevente. In mezzo ci passa questo disco dentato e questo disco dentato interrompe il fascio in maniera come da disco dentato al sensore qua dietro, che invia questi comandi al cipettino e che quindi rileva il movimento o in un senso o nell'altro, nell'asse Y e nell'asse X, perché il mouse si muove in tutti gli assi, quindi ne ha 2 di encoder, e la pallina serve appunto per far girare questi nel modo appropriato. Questo all'epoca, oggi si fa tutto a livello ottico senza più bisogno di palline, però a noi ci serve che dentro ci sia un encoder, perché noi andremo a sostituire questo encoder con questo encoder che è molto più preciso e fatto apposta per essere
girato, nel nostro caso con una manopola, e sfrutteremo però tutta la parte elettronica di un mouse, quindi non dobbiamo costruire nulla elettronicamente, dovremo solo andare a attaccare questi fili al posto del sensore ricevente, quindi non ci sarà più l'azione del disco dentato che farà intervenire il ricevitore, ma simuleremo questi tipi di segnali direttamente al posto del ricevitore. Difatti nello schemino che vedete qua, quindi togliamo il sensore dell'asse X e andiamo a infilarci dentro i fili di questo encoder e lui farà finta di essere questo sensore che sta ricevendo i segnali della rotella che gli passavano davanti, invece adesso riceve segnali digitali direttamente dall'encoder. Ci sono un paio di pull up per adattare i segnali e fine, tutto qua. Esistono due tipologie di sensori, difatti vedete due schemi identici perché alcuni hanno 4 pin, qui hanno il più, il meno e il segnale A e B dell'encoder, altri invece hanno solamente A e B e il positivo, il negativo non ce l'hanno perché lo ricavano dalla circuiteria analogica che c'è attaccato al chip qua, e allora noi dovremo attaccare il negativo dell'encoder al negativo per esempio qua della connessione del cavo, che sarebbe poi sempre il filo nero che trovate qua, per esempio qua c'è il filo nero e il negativo, oppure qua. Comunque la massa non è difficile da trovare su una scheda di questo genere e bisogna collegare la massa dell'encoder in quel punto. Quindi vi serviranno semplicemente 2 resistenze da 1K e fare 4 saldature, insomma, cose che adesso andremo a vedere direttamente. Come dicevo, esiste la versione A4 e A3, io ho già provato su tutte e due e funziona con tutte e due, per cui adesso ho aperto questo, potremmo aprire una scelta, questo in particolare ha già i 3 pulsanti, questo per esempio è un altro mouse che ha 2 pulsanti, però vedete che c'è già lo spazio per poter mettere il terzo interruttore che in questo caso non è stato messo e noi comunque potremo collegarci con i fili. Dovrebbe essere questo qua dell'HP, se lo proviamo ad aprire per vederlo. No, questo è un altro ancora che sembrava avere solo 2 pulsanti, vedete 1 e 1, 2, ma ci sono 3 switch per cui ha anche un terzo pulsante. Si schiacciava la rotella qua, schiacciando la rotella faceva l'effetto del terzo pulsante, e anche in questo caso non è nessuno di questi due, è un'altra elettronica ancora. Abbiamo qua l'asse Y e l'asse X con le 2 rotelle, anzi questo ha 3 assi addirittura, perché anche la rotella che altri mouse non avevano, per cui c'ha l'asse Z anche. Qui ci sono altri 2 sensori per l'asse Z, questo è l'asse Y, questo è l'asse X, e anche lui, come tutti questi, questa è una versione a 3 pin, è un sensore come questo qua, quindi si può utilizzare tranquillamente e dobbiamo utilizzarne uno solo. Qua abbiamo i 3 pulsantini e per cui anche lui è papabilissimo e può essere utilizzato per i nostri scopi. Quindi ci colleghiamo a questi pin per i pulsanti e qua andiamo a collegarci sui 3 pin del sensore X, anche lui è un PS2 e quindi poi andrà convertito in USB attraverso l'adattatore. Potremmo usare anche questo qua, che non è né questo né questo, per vedere che anche un altro tipo che non ho ancora provato possa funzionare. Quindi andremo a utilizzare proprio questo qua, per appunto validare il fatto che qualsiasi tipo di schedina può andare bene per i nostri scopi. Quindi andiamo a cominciare a predisporre un po' il tutto. Come prima cosa posizioniamo il nostro encoder nel suo spazio predisposto. Ci sono dei fissaggi da fare con 3 viti svasate. Io scelgo sempre le mie solite 3 viti svasate brunite, così scompaiono nel nero della stampa. Ed eccolo qua. Poi qua, in base a come uno ha la preferenza, preferisce averlo a destra con i pulsanti a sinistra o al contrario, con questo e i pulsanti a destra, è una sua scelta di comodità, lo mette nel verso che gli corre. Qui c'è l'unica differenza, è la base che ha qua lo sbusso per far uscire il filo e di conseguenza si tratta solo poi di mettere il coperchio nel modo giusto. Lui entra in tutti e 2 i modi. Io preferisco metterlo con la rotazione a destra e sparare con la sinistra. Ci sto provando, fammi vedere, o preferisco così? No, preferisco così. Quindi inseriamo i pulsanti. Lo sentite il pianto della donna che poi dovrà pulire per terra? Lo sentite?
Madonna, si può guardare l'aspiratore, lo qui tutto per il marito, lo youtuber, costruendo. La perracchia. YouTuber. No, volevo farla privata, un burro cacao sulla lama mi è scivolata la bocca. Vabbè, fa niente. Vabbè, non le avevo provate prima e non entravano, allora li sto allargando adesso, Sì. E lo so che faccio casino. Vabbè. Ok, vediamo se questo piccolo allargamento è sufficiente. Allora, inseriamo i pulsanti. Ecco qua. Poi abbiamo la manopola che poi va inserita così col suo peso ed eccolo, praticamente abbiamo quasi già ultimato, vedete. E ora andiamo a fare quello che è il circuito, insomma la parte di saldatura di tutto, no? E ora andiamo a metterci lo schema davanti. Nel nostro caso è quello con i 3 piedini. Questo è il sensore dell'asse X. Il circuito è molto molto simile a questo, vedete qua c'è quello dell'asse X che è qui c'è l'asse Y che è qua, questo ha anche l'asse Z e i 3 pulsanti che sono disposti in maniera leggermente diversa, però il destro e il sinistro sono questi e quello centrale è questo qua, più o meno a livello logico è molto molto simile. Andiamo a dissaldare il nostro sensore, eccolo qua, il nostro sensore a 3 piedini, esattamente come questo. Sì, sono molto molto standardizzati. Ok, come prima cosa andiamo a inserire le resistenze da un K. Eccole qua, il nostro bel kit di resistenze che qualcuno di voi mi ha gentilmente donato. Tiriamo fuori le resistenze da un K, questo è un kit molto molto utile e che bisogna avere. Togliamo 2 resistenze da un K. Come vedete le 2 resistenze vanno inserite tra i 2 laterali del sensore e il centrale che è il VCC che è in comune. Quindi noi andiamo a mettere nel centrale le 2 resistenze, così proprio, e poi la pieghiamo così e andiamo a inserire nel laterale questa e anche questa. Adesso ve la faccio vedere meglio una volta che ho finito, così non avrete difficoltà. Ecco, in pratica vanno messe così, piegata una va di là, piegata una va di là e in mezzo tutte e 2 assieme, ed eccole qua. E questi sono i nostri 2 pull up che servono per aggiustare i segnali dell'encoder in modo che vadano bene per il cipettino che in questo caso è questa goccina nera depositata. È un altro metodo per realizzare circuiti integrati. Al posto di fare un circuito integrato così nella sua plastica con i pin che poi va saldato sul circuito, direttamente quello che è all'interno del circuito integrato, quindi proprio il vero e proprio pezzo di silicio, viene appoggiato sul circuito stampato e collegato direttamente alle piste del circuito stampato, e poi per protezione viene messa questa goccina nera di materiale che è lo stesso materiale in cui è fatto un circuito integrato. È una resina epossidica termoindurente molto resistente. Ecco fatto. Questa è una delle operazioni forse più complesse che dovete fare, cioè quella di saldare queste 2 resistenze. Allora qualcuno me lo chiederà già e mi dirà: ma quindi se faccio lo stesso lavoro sull'asse Y e anche in questo caso sull'asse Z e metto 3 encoder, posso avere 3 spinner per regolare l'asse X, l'asse Y e l'asse Z? Risposta: sì. Ebbene sì. Non è previsto in questo design perché non ho fatto un contenitore per un solo encoder, ma volendo se ne possono mettere 3 laddove ci sono dei giochi, non so quali, dove ci siano 2 encoder da muovere. Non mi sovviene se ce ne sono, però diciamo sì, si può fare. Ecco, non ho previsto in questo contenitore un posto dove mettere la scheda, perché in effetti la scheda può avere molte forme diverse, no? Tipo questa, tipo l'altra ancora, possono avere tutte delle forme sue, quindi è difficile creare un supporto apposito. Di conseguenza collegheremo i fili e poi lo andremo a collegare semplicemente qua sul fondo con dell'adesivo e lo fissiamo qua, e poi da qua esce il cavo, no? Faremo un nodo per evitare che si possa tirare
qualcuno se ha voglia ci mette il passacavo, insomma fa quello che vuole. Questo serve per evitare appunto che tirando ve lo tirate via, e questo lo attaccheremo poi qua sul fondo con del biadesivo. Quindi per il momento lo attacchiamo volante e poi lo collegheremo. Allora cominciamo a collegare un po' tutti questi fili, che sono quelli dei pulsanti, che andiamo a individuare subito. Allora, il micro switch, come vedete, ha 3 pin e di conseguenza bisogna individuare quali sono i 2 da utilizzare. Collegate il centrale, sicuramente, di questi micro switch, il centrale è sicuramente uno dei pin da utilizzare, e poi va utilizzato un laterale a scelta se sono collegati già assieme qua, o quello che sarà collegato a una pista. Ne ho aperto uno cui c'era solo una pista sui laterali e non tutte e due come qua, e di conseguenza non potevate sbagliare, perché di 3 pin solo 2 avevano le piste e dovete collegarvi sui 2 dove sono le piste. Quello non collegato non va utilizzato. Per me il verde è il pulsante numero 1, che generalmente corrisponde al pulsante di sinistra del mouse, cioè questo qua. Quindi andremo a collegarlo a questo pulsante qua. Poi sulla mappatura in MAME lo vedremo quando vedremo questo oggetto collegato al computer. Si possono mappare tutti i pulsanti, ma già lo sapete, insomma, non c'è bisogno che ve lo dica. Sapete che nelle impostazioni degli input device di MAME potete configurare un po' tutto come volete, le azioni dei pulsanti, eccetera. Però di default viene già impostato che, per esempio, quando utilizzate il MAME come periferica di input per i giochi tipo Arkanoid, quelli insomma dove si usano spinner, il pulsante numero 1, quello che per esempio fa sparare l'astronavina di Arkanoid, è quella che poi di default è impostata sul pulsante di sinistra del mouse. Il pulsante numero 2 è il pulsante di destra invece. Il pulsante numero 3 è il pulsante centrale del mouse. Ora colleghiamo l'encoder, che io ho già preparato con questi cavettini accorciati. Quando lo comprerete invece ha un cavo lungo diversi metri, abbondanti, invece me lo sono già preparato un po' accorciato. Allora, nella versione a 3 pin dobbiamo collegare il verde qua, allora io lo sto collegando come l'ho rilevato con questo circuito. Questo è un altro circuito e potrebbe funzionare in un modo diverso, anche se di solito sono tutti così. Ma nel caso vi ritroviate che l'encoder si muove al contrario rispetto a quello che vi aspettate, basta semplicemente girare i fili A e B, cioè il bianco e il verde. Vanno semplicemente scambiati fra di loro e non collegati come indicato nel disegno, ma alla rovescia. Quindi questo definisce il senso di rotazione dell'encoder. Ecco fatto, qua abbiamo collegato i 3 fili dell'encoder bianco e verde, che sono i segnali A e B, e il VCC che viene preso dal centro, dove sopra abbiamo collegato poi le famose resistenze. Arrivare da collegare il GND, che nella versione a 3 pin del sensore non c'è, perché quello 4 pin c'è il GND, tutto l'encoder quindi si inserisce direttamente dove c'è il chip. Nella versione a 3 no, noi andremo a collegarci sul GND, che troviamo qua dove c'è il filo nero. Allora qui attenzione che di fili neri ce ne sono 2, c'è questo che è quello un po' più grossino, che è diciamo la schermatura, ed è quello il filo giusto dove collegarsi. Ce n'è un altro nero che non necessariamente è il GND, va verificato. Comunque qua sopra c'è sempre un condensatore elettrolitico, e il negativo del condensatore elettrolitico che trovate qua è sicuramente a massa. Quindi questo elettrolitico è qui, per sicurezza quindi ci andiamo a collegare sul negativo dell'elettrolitico, così non ci si sbaglia mai. Perfetto, e ora è tutto collegato. In realtà il mio suggerimento è quello di provarlo prima di chiudere tutto per vedere se funziona e quindi di verificare il funzionamento, per evitare di poi chiudere tutto e trovarsi che c'è qualche problema e dovete ancora riaprirlo, eccetera. Per cui nel mio caso lo collegherò a questo adattatore, perché io non ho prese PS2 dove poterlo collegare, lo collego al computer
e verifico se funziona regolarmente. Per esempio adesso io muovo il mouse a destra e a sinistra, vedete, io giro l'encoder a destra e a sinistra, forse non lo riuscite a vedere da lì, comunque vedete che il mouse si sta muovendo a destra e a sinistra, quindi vuol dire che l'encoder è collegato correttamente. Sui pulsanti qui ho schiacciato il tasto destro, è apparso un menu, se metto in pausa, vedete va in pausa l'animazione, riproduci, quindi sta funzionando. Il terzo tasto, vabbè, funzionerà perché non si può provare qua, però funzionano sicuramente i pulsanti, sono in parallelo ai microswitch. La cosa più critica è l'encoder che a volte magari non potrebbe non funzionare. Qua adesso magari fate fatica a vederlo, comunque funziona. Di conseguenza io so già che questo funziona e quindi si può escatolare. Per escatolarlo, come dicevo, mi trovo bene ad averlo a destra, quindi lo metterò in questo modo. Metterò il circuito nella zona dove ci sono i pulsanti, quindi qua. Preparo del biadesivo, potreste usare colla a caldo, potrete usare quello che volete per fissarlo. Io adesso opto per il biadesivo, che è la cosa più veloce e pratica. Ho qua dell'ottimo 3M, però se uno vuole avere più sicurezza lo può fissare e trovare il sistema migliore che preferisce per stabilizzare questo circuitino sulla base della scatola. Ecco fatto, lo mettiamo qua, il filo esce da qua, inseriamo dentro tutto, i fili anche se sono abbondanti tanto dentro c'è spazio a volontà. Perfetto, ora andiamo a avvitare. Ok, lo abbiamo avvitato e completato e ora fissiamo la manopola. Per la manopola al momento ho previsto di praticamente incollarla, a dire la verità bisognerebbe fare un foro filettato qua di fianco per poterlo poi fissare con una vite. Ci stavo lavorando sopra ma ancora non l'ho fatto, però per il momento incollo, metto un goccio di questa colla che non è la colla rapida perché così c'è ancora la possibilità di toglierlo da qua. Anche qua all'interno un po' di colla, poca, per tenere il dado fermo nella sua posizione, e poi mettiamo il coperchio. Ed ecco qua completato lo spinner con la bella manopolina, 3 pulsanti. Cavo, se avete un vecchio computer con il quale fate le emulazioni andate tranquilli col PS2, se avete recuperato un mouse USB tanto di guadagnato, alla peggio ci si adegua con questo adattatore. E ora vediamolo in azione direttamente su un paio di giochi emulati da Mame. Ed eccoci qua, ho collegato lo spinner a un normale computer, ora avviamo l'emulatore Mame per esempio, assicuriamoci che nelle impostazioni o generali o di sistema, facciamo anche generali, nel input device associamo al dial device l'opzione mouse. Dovrebbe essere così già di default, se non lo dovesse essere mettete quello, perché questo viene visto come un dial device. Dial device sarebbe appunto uno di quei dispositivi con la rotella. Ci sono anche tutti gli altri, trackball, pedal, paddle, positional device, insomma ce ne sono tanti, e se voi associate al mouse tutti quelli, in tutti i giochi dove si utilizzerà uno di quei dispositivi funzionerà questo qua. A noi basta il dial. E ora vediamolo in azione, per esempio con il gioco Tempest.
Beh, niente male. Vediamo Arkanoid invece. Vabbè, come sempre non sono un gran giocatore, però insomma abbiamo visto come questo gioco diventa molto più giocabile grazie a questo. Come vi dicevo, questo che ho utilizzato è un encoder da 360 step per giro, per cui avrà una certa sensibilità, bisognerà smanettare molto di più o di meno a dipendenza di come siete abituati, e nel caso così a occhio sembrerebbe che un encoder con 200 step per giro potrebbe essere più interessante, secondo me. È da provare. Adesso io li ho ordinati, non sono ancora arrivati, quindi non so esattamente come funzionerà. Il 360 è molto reattivo, ecco, magari un po' troppo, però questo è tutta una cosa soggettiva e ognuno è abituato in un certo modo, ogni gioco è settato con un encoder differente. Rendere universale un encoder per tutti i giochi è sicuramente una cosa complicata, però tra il niente e questo è una bellissima soluzione, secondo me. Qualcuno magari ancora una volta mi farà questa domanda: ma non è possibile collegare questo tipo di encoder anche agli arcade direttamente senza bisogno del mouse? La risposta dovrebbe essere positiva, sì. Probabilmente questo encoder così com'è, collegando i 4 fili, il più e il meno al 5 volt e l'A e il B sugli ingressi A e B degli encoder delle schede arcade, dovrebbe funzionare così com'è, senza bisogno di alcun tipo di elettronica, di nulla, anche sulla scheda di Arkanoid probabilmente, e su molte altre schede che utilizzano l'encoder, Tempest incluso. Non l'ho provato, ma sono abbastanza certo che funzionerà. Quindi è un encoder che può essere utilizzato per tutti gli usi. Sono molto soddisfatto, funziona bene, è una soluzione relativamente economica per chi è in grado di stamparsi un contenitore simile a questo, e anche le manopole e tutto il resto. La parte più costosa è questo encoder, che appunto va sui 15-20 euro in dipendenza di dove lo prenderete. Che dirvi? Dai, bello, un altro oggettino che servirà per riuscire a farmi giocare meglio ai giochi che non riuscirò mai a giocare perché non ho mai tempo, ma intanto credo di aver soddisfatto molte delle persone che mi hanno fatto questa richiesta. Per cui ragazzi, direi che per questo video è tutto. Ricordatevi di venirmi a trovare su Patreon e su Instagram, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!
youtuber di sto ceppa, che è una cippa, fa ricette di sto cippa. Ecco, vedi, poi rimane tutta lì la roba. Aspetta. Non farò.